Salve a tutti, questa è l'Olivetti di Visuma 28, una calcolatrice Olivetti del 1973. È la sorella della di Visuma 18, più famosa. Ha un colore meno coraggioso del giallo della di Visuma 18, qui abbiamo un grigio fumo scuro, ma è sempre ricoperta, come la di Visuma 18, da una morbida membrana di gomma. Non ha nessun display, i risultati vengono stampati su questa carta metallizzata. Come la Divisuma 18, anche questa venne progettata da Mario Bellini e, come usuale per Olivetti a quel tempo, si avvalse della collaborazione di una schiera di persone: Dario De Diana, Alessandro De Gregori, Dirk Jan De Vries, Antonio Macchi Cassia, Gianni Pasini e Sandro Pasqui. Non era indirizzata a un mercato molto ampio, era piuttosto costosa, ma ebbe un buon successo. Nella pubblicità dice che non è stata progettata per tutti, ma per voi. Non è qualunque, sa dove deve andare, sulla scrivania della gente che conta. Si trova in esposizione al MoMA, Museum of Modern Art of New York, con sua sorella, la Divisuma 18. Ha dei piccoli tasti tondi ricoperti di gomma, piacevoli al tatto. Può svolgere 4 operazioni matematiche fondamentali: somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione, con capacità di impostazione di 12 cifre. È una calcolatrice leggera, silenziosa, molto semplice, gradevole al tatto. Ha un design molto attento allo stile, con forme arrotondate dietro che diventano squadrate davanti. Ha una superficie inclinata per agevolarne l'uso. Il periodo storico della creazione di questa macchina è all'inizio degli anni 70, quando l'elettronica ha fatto tramontare l'era delle calcolatrici meccaniche ed elettromeccaniche, su cui Olivetti aveva basato le sue fortune. Le calcolatrici elettroniche hanno dimensioni ridottissime e possono svolgere operazioni molto più complesse. Le calcolatrici meccaniche, per svolgere le stesse funzioni, hanno bisogno di meccanismi complicatissimi, sono più predisposte a guasti, sono più lente, hanno bisogno di più manutenzione e ormai costano di più di quelle elettroniche. Vedete questo catalogo a ricambi della Divisuma 18 e 28? Andiamo alla Divisuma 28. Ecco qui, carrozzeria, tastiera, sottotasti, stampante con il motore elettrico, alimentatore e la piastra elettronica. Le calcolatrici elettroniche sono più semplici, ci sono solo poche parti dentro, quindi meno costi e manutenzione più semplice. Come si vede da questo catalogo del 1976, l'Olivetti insiste ancora sulle calcolatrici meccaniche o elettromeccaniche con stampante, dove ha una gamma piuttosto vasta, ma comincia ad avere nella sua gamma delle calcolatrici elettroniche, le suddette di Visuma 18 e di Visuma 28, e la serie Logos 55, 58, 59, 68 e 70. Mentre in questo catalogo del 1963, vedete, solo calcolatrici meccaniche, Adicalco, Lago Marsino, Olivetti, Everest, Remington. Per chiarire la differenza, calcolatrice meccanica di solito ha una leva che muove i meccanismi interni svolgendo i calcoli che sono stati impostati sulla tastiera. Calcolatrice elettromeccanica, la stampante e i meccanismi interni che svolgono i calcoli vengono mossi da un motore elettrico, rendendo le operazioni più agevoli e veloci. Calcolatrice elettronica. I calcoli vengono svolti da circuiti elettronici e non da meccanismi interni e la parte meccanica è limitata alla stampante, se presente. Quindi l'Olivetti, di malavoglia, deve lasciare le calcolatrici meccaniche ed entrare nel mercato dell'elettronica. Lo fa con una certa originalità, cioè concependo tramite il designer Mario Bellini dei dispositivi che non solo fanno calcoli, ma, grazie ad un attento design, si integrano con l'arredamento di case d'uffici. Si dà la stessa importanza al design e alle funzioni della calcolatrice, che viene progettata non solo per fare calcoli, ma anche, quando non in uso,
per stare in armonia con l'arredamento su tavoli e mobili. Quando non viene utilizzata, la divisuma 28 rimane in vista in quanto un oggetto da guardare e da toccare. In questa nota informativa dell'Olivetti sulla campagna pubblicitaria del 1975 sulla divisuma 18 e divisuma 28 ci sono le pubblicità che appariranno sulle riviste più diffuse del tempo e ci sono molte riviste di arredamento per la casa. Veniamo ora all'uso. Questo è l'interruttore di accensione e il selettore delle virgole. Non usa nastro. La scrittura avviene con una testina che scrive su carta metallizzata elettrosensibile. La scrittura è molto silenziosa. In questa pubblicità dice che scrive con un soffio e dice che è nata per stare sul vostro tavolo di casa, perché è molto bella con un'eleganza fatta di funzionalità, fatta per stare sul vostro tavolo, non nel vostro cassetto. Si contrappone alle macchine meccaniche che invece sanno proprio essere rumorose. I tasti sono molto piccoli e quando vengono premuti fanno un click molto soffice e discreto. Non c'è display, i calcoli rimangono su carta, ma con il rotolo da 25 metri si possono fare circa 3000 calcoli. Insomma, se i computer non avessero soppiantato le calcolatrici, questo potrebbe essere ancora un dispositivo che troverebbe posto sui tavoli delle nostre case. Se volete vedere un po' di informazioni su sua sorella, la divisuma 18, qui c'è un filmato che ne parla. Buona giornata.